La guerra di mafia inizia nel 1981 ad aprile con l'uccisione di Stefano Bontate. Inizia perché arriva notizia che Stefano Bontate, Taneo Badalamenti, Luci Zerillo e tanti altri capimafia volevano far fuori Totò Riina, lo volevano uccidere. E quindi diciamo a Totò Riina ci arrivò questa notizia. Stefano Bontate era un grande uomo d'onore e voleva fare una cosa a regola di Cosa Nostra, di ammazzare Totò Riina, fare una riunione davanti a tutto il Consiglio della Sicilia. Faceva questa riunione, Stefano Bontate si alzava e gli sparava a Totò Riina davanti a tutto il Consiglio. Totò Riina, maligno, già essendo informato dalla spia Pullarà, dal verme che c'era da noi, non va all'appuntamento quando fanno questo consiglio. 13 agosto 1980. Viene ucciso Vito Lipari, sindaco di Castelvetrano. 42 anni e 3 figli, appena rieletto. Viene ucciso mentre è alla guida della sua auto, che viene affiancata da un'altra con a bordo 2 killer, che lo finiscono a colpi di P38 e Lupara. Buonasera. Un altro delitto politico-mafioso in Sicilia. È stato ucciso Vito Lipari, sindaco democristiano di Castelvetrano, in provincia di Lipari sulla strada che da Triscina porta a Castelvetrano. 3 ore dopo, a Mazzara del Vallo, vengono fermati dai carabinieri 2 macchine. Nella prima macchina, una Renault di grossa cilindrata, sono seduti assieme Nitto Santapaola, Rosario Romeo, Francesco Mangione. Nella seconda, una 127, assieme sono seduti Mariano Agate ed Antonino Riservato. I 5 vengono sottoposti immediatamente a fermo di polizia giudiziaria. Lipari è cresciuto all'ombra di una famiglia di potenti, quella degli esattori Salvo. Al momento dell'omicidio Lipari è considerato un astro nascente della DC trapanese. Di omicidi in quella zona ve ne erano stati altri, la maggior parte ordinati da Zuciccio. Ma questo ha un sapore diverso. Ha quel retrogusto di sgarro ai Salvo, e di Salvo vogliono dire Lima e soprattutto Bontate. Un antipasto della seconda guerra di mafia fra i cornonesi, cui è legato Zuciccio, e la cosiddetta ala moderata della mafia. Un mese prima Zuciccio aveva fatto ammazzare Vincenzo Cuttonaro, sorvegliato speciale, trovato orrendamente mutilato dai suoi 40 maiali, colpito da 2 fucilate mentre era nella porcilaia, la terza in bocca. I maiali avevano fatto il resto. Però l'omicidio del sindaco è tutt'altra cosa ed accende i riflettori sulla mafia in una zona in cui si era sempre scelto il basso profilo, che consentiva il traffico di droga e di armi dal Nord Africa. Angelo Sino viene messo fuori dalla massoneria per aver insidiato la moglie di un confratello. Perché lei lasciò la massoneria? Mi viene molto difficile a dirlo perché è una cosa che non gradisco molto. Comunque, sono stato accusato di aver insidiato una signora moglie di un fratello massone. Le regole della massoneria sono affini a quelle della mafia. Quando uno insidia una donna di un altro adepto, viene messo subito o fuori famiglia o espulso dalla massoneria. Io non sono stato espulso, ma sono stato costretto a mettermi in sonno. E praticamente, peraltro io non avevo assolutamente insidiato la signora, stavolta fu ingiustamente. E praticamente poi, a seguito di questa cosa, anche il Bontate Stefano mi chiamò e mi rimproverò aspramente, perché l'incarico di cooptare questo signore nella massoneria, che peraltro era un capitano medico, colonnello medico della polizia, praticamente mi era stato dato dallo stesso
Bontate. Mi ha detto cerca di metterlo vicino perché così lo possiamo usare. In effetti non lo sai mai questo signore, perché devo dire che il colonnello era una gentile persona, una persona eccezionale. Mi dispiace quello che è accaduto ancora oggi. Per questo sono stato costretto a uscire dalla massoneria. Quando? Fine, diciamo, esattamente c'è una data precisa, perché me lo ricordo, perché fu un fatto per me scioccante. Fu intorno ai primi di settembre dell'80. Io ritornavo, avevo disputato la 24 ore del Mugello, arrivando 11° assoluto con una Opel Ascona 2000. Quando ritornai, io telefonai al marito di questa signora, chiamandolo affettuosamente Totò, come io lo chiamavo. Lui mi disse che non dovevo più parlare con lui, perché sapevo io il perché, e di parlare con chi sapevo io. Io capii subito che c'era qualcosa che non andava. Infatti neanche il tempo di arrivare, subito fui convocato sia da Michele Barresi che da Stefano Bontade. Prima da Stefano Bontade, addirittura no, prima da Michele Barresi e da Stefano Bontade, che Michele tra il serio e il faceto, perché così per una certa nomea che avevo io mi diceva che ero sicuro che avevo insediato questa signora. Io non era così, ero molto arrabbiato, perché questa signora ha fatto questo escamotage per fare ingelosire il marito, solo per questo. E successivamente fui chiamato da Stefano Bontade, che con altra aria e anche con l'appoggio di Mimmo Teresi mi disse che era meglio che per un certo periodo di tempo non ci vedevamo più. Chiaramente capii che questo era preparativo anche a una mia eliminazione fisica, per cui armi e bagagli me ne andai a Catania, dove mi misi sotto la protezione di Nitto Santapaola, ancora gliene sono obbligato, e feci anche un altro passo. Misi al corrente di tutto Giovanni Brusca, la questione del golpe, la questione della... Effettivamente Giovanni Brusca mi prese con una certa beneficio, pensava che quello che le dicevo io insomma era un po' esagerato le cose. Poi quando vide che ci scoppiò il fatto, che vide che c'era sul giornale, scoppiò il fatto di Sindona, tutte queste situazioni, naturalmente disse che ne aveva parlato subito col padre. Quando io feci le mie dimostranze per il fatto che c'era il pericolo di essere assassinato, Bernardo Brusca mi mandò a dire con Giovanni Brusca che a me mi aveva piaciuto restare con i palermitani, cioè a me mi piaceva stare con i palermitani, cioè non stare con le persone che erano vicine per questioni di campanile, con le persone di San Giuseppe Jato. A me, e ora pigliati chisto, cioè, e ora prenditi questo. Comunque mi disse di stare tranquillo perché non mi sarebbe successo niente. Ancora di più mi spaventai. Ancora mi sono spaventato di più perché pensavo che anche loro potessero farmi del male. L'unica cosa che ho fatto, mi ritirai a Catania, dove stiedi fino quasi all'84. Catania intende Sigonella, sì. Ma Sigonella non le era stata suggerita come investimento? Da Bontade. Sì. Però chiaramente tutto il fatto che era accaduto annullò ogni situazione, ogni cosa, perché praticamente dopo questo fatto io sono stato, non ho parlato più con Bontade, l'ho visto solamente a Mazzara del Vallo, no, a Campobello di Mazzara, dove lui aveva una proprietà. Entrai in una trattoria e lo vidi insolitamente solo,
Lui mi chiamò, dice: ma che sei ancora seccato? Non mi disse proprio così. Disse: certamente che sono ancora seccato. Tu hai creduto mi espresse con un'espressione un po' pesante nei confronti della signora, non hai creduto a me. Mi disse di sedermi con lui, mi cominciò a dire, dice: io sono stato rovinato, cominciò a parlare male di Mimmo Teresi, di Giacomino, perché lui diceva che questo fatto che Sindona era venuto in Sicilia, tutta questa situazione gli aveva creato una serie di guai. Con chi gli aveva creato una serie di guai? E con gli altri esponenti mafiosi. Lui non sapeva che io avevo messo al corrente tramite Giovanni Brusca gli altri esponenti mafiosi. Devo dire che mi sono stato anche poi interrogato su questa cosa, cioè interrogato da Giovanni Brusca, che mi dice: ora me la contraria è giusta, per filo, per segno, perché io ne devo riferire a chi di competenza. Sì. E glielo raccontò? Certamente. Giovanni Brusca fece qualche commento? Eh? Giovanni Brusca fece qualche commento in esito al suo racconto? No, praticamente ha detto che l'avrebbe raccontato a chi di competenza. E basta. A Villa Grazia prende fuoco un vecchio casolare, ufficialmente adibito a deposito di oli combustibili. In realtà è una raffineria, la terza scoperta nel giro di 3 settimane, dopo quelle di Sant'Onofrio e Carini. Ma questa volta la scoperta è casuale. Un cortocircuito, una scintilla dell'impianto elettrico ha portato all'incendio del casolare, all'interno del quale polizia e vigili del fuoco, intervenuti, hanno rinvenuto alambicchi, fornelli, ampolle. E non è sfuggita la polvere bianca sul pavimento, che ha portato al rinvenimento di più di 1 chilo di morfina base. A pochi metri dal casolare, la polizia apprende di sé all'abitazione di Giovanni Bontate. Nel corso del 1980 vengono scoperte le raffinerie di eroina di via Villa Grazia e di Contrada Piraineto di Punta Raisi, gestita da Gerlando Alberti. Dopo la scoperta delle raffinerie, le quotazioni dell'eroina raffinata in Sicilia scendono, perché diventa troppo pericoloso investire nella produzione sul posto. Le più importanti famiglie mafiose sono costrette a ridisegnare la mappa del traffico degli stupefacenti, per trovare itinerari e combinazioni più favorevoli. È anche l'occasione per la resa dei conti e l'instaurazione di nuovi rapporti di forza all'interno della mafia. Come spiega il giudice Giovanni Falcone, vengono utilizzati laboratori ubicati negli stessi paesi produttori della morfina base. In Turchia, Libano e soprattutto Thailandia, nel cosiddetto Triangolo d'Oro, funzionano decine di raffinerie d'eroina, con una produzione da calcolare nell'ordine delle tonnellate. L'impresa mafiosa entra in gioco in una fase successiva, estremamente redditizia e meno rischiosa, quella della commercializzazione del prodotto, una scelta che offre alla mafia la possibilità di seguire con maggiore attenzione le esigenze del mercato e di sapersi adeguare ad esse. Ora, questa possibilità di scelta diventa appannaggio dei gruppi più potenti, mentre gli altri subiscono un duro colpo. Probabilmente il denaro in circolazione per questi ultimi non è più abbondante come prima, mentre i conflitti per impossessarsene diventano violentissimi. Nonostante l'ospitalità ottenuta da Bontate presso i Salvo e le offerte di rimanere da parte di Calò, pronto a offrirgli cospicui guadagni, Tommaso Buscetta nei primi giorni del mese lascia Palermo per tornare in Brasile. Certamente ha intuito quello che sta per accadere. Senta, e quale fu il suo ruolo all'interno di questa seconda guerra di mafia? Il mio ruolo fu quello di consigliare a Stefano Bontà di demordere dall'opinione di fare fuori Riina, perché lui diceva che anche il Salamone fosse d'accordo a fare fuori Riina, ma che il Salamone avrebbe detto tutti i difetti di Riina solo dopo la morte di Riina. Io dissi a Stefano Bontati che in quell'occasione io non vedevo una cosa buona, perché vedevo che lui era un uomo morto. Non credevo in questo atteggiamento
E la mia parte fu di dire: io non desidero assolutamente fare parte di queste discussioni e desidero allontanarmi e non essere presente a queste cose. Fra l'altro, ho ricevuto anche l'offerta di poter assumere il ruolo che aveva Giuseppe Calò, invitato da lui stesso e caldeggiato anche da persone estranee alla provincia di Palermo, come i cugini Salvo, il quale vedevano in me un mediatore, una persona a cui potersi appoggiare per finire tutte queste soprusi. Il ruolo di Calò qual era, scusi, per chiarirlo? Che le veniva offerto? Scusi, fu invitato da Calò a fare che cosa? Ad entrare in commissione, al suo posto. Era questa la domanda, Presidente. Prego. E quindi queste discussioni con Bontate, in che anno si verificano? Nell'anno 80, esattamente l'anno 80. 1980. Dopodiché cosa accade? Lei resta in Italia oppure va fuori? Io esattamente credo che il 3, il 4 gennaio, il 5 gennaio me ne vado in Brasile. Scompare, vittima della lupara bianca, Giuseppe Panno, vecchio capofamiglia di Casteldaccia, uno dei pochi sostenitori ormai rimasti al Bontate. È in questo periodo che Bontate invita Riina presso la propria abitazione per un pranzo, con l'intento di eliminarlo. Ma Riina, avvisato da alcuni infiltrati, manda all'appuntamento Pippo Gambino e Raffaele Ganci. Appena il cancello si chiude, Bontate raggiunge la macchina, convinto di trovarsi di fronte a Riina. Vedendo Ganci, rimane molto deluso. E Ganci riferisce a Riina che tutto era pronto per l'agguato. In giardino vi erano almeno 15 persone armate. Riina è stato intelligente perché ha subdorato e mandò 2 persone al suo posto, che sarebbero state Pippo Gambino, Giuseppe Giacomo Gambino e Raffaele Ganci, i quali andarono loro all'appuntamento e videro che gli alberi, il limone e cose, sotto ogni albero c'era appostato un uomo armato di fucile che avrebbero dovuto sparare, che avrebbero dovuto uccidere a Riina. E allora a questo punto lui si è dovuto salvaguardare nascondendosi. Ha fatto una mattanza però poi. Sì, ma una volta che scoppia una guerra le conseguenze sono sempre quelle. Una sera tiepida, come molte della dolce primavera siciliana. Di Gregorio sta guidando una vettura staffetta che precede di un centinaio di metri l'auto del suo boss, una Giulietta 2000 marrone, nuova fiammante, con ancora la targa prova. Ma all'ultimo semaforo la Giulietta si ferma, mentre Di Gregorio, che è avanti con la sua 127, prosegue attraverso l'incrocio con Viale Regione Sicilia. Dopo pochi minuti intuisce che qualcosa non va e ritorna sui suoi passi e trova la Giulietta all'inizio di via Aloi. La stradina, stretta stretta, corre tra 2 muretti di pietra a secco, arriva sullo stradone della circonvallazione e poi lo scavalca. Qui, proprio al semaforo, è scattato l'agguato. I killer hanno sparato dal lato guida. Forse hanno affiancato in moto l'auto, ferma al rosso. L'auto ha superato di scatto l'incrocio, come dicono i segni delle ruote per terra. La sgommata è evidente. La corsa dell'auto è finita appena 10 metri dopo sul muretto che costeggia la strada. Ci stiamo spostando, mettendoci sulla strada. Vediamo in velocità arrivare l'Honda con Pinocchio che ci faceva segnale di rientrare con la mano, tipo di ritornare. E abbiamo capito che era già fatto tutto. C'è sempre un motonore si commentava che a sparare con una scopettata a Stefano diciamo dopo non riesco. Rina ha fatto uccidere Bontate nel suo territorio, nel giorno del suo compleanno, un vero e proprio sfregio. L'omicidio di Bontate
era il suo compleanno. Io un giorno prima ci avevo andato a fare i auguri. Io avevo un mandato di cattura per sequestro di persona e avevo 26 anni addosso. Io in quell'occasione non sono andato alla festa, ma ci sono andato un giorno prima. Ci ho fatto gli auguri perché avevamo un'amicizia molto intima. Allora l'indomani c'era la festa, non ci sono andato. Nella festa ci sono state tante di quelle persone. Quando fu ucciso Bontate, avevo dovuto dare la campagna a casa sua. Davanti a lui c'era un certo Stefano Di Gregorio con 127 pole di bontà e faceva di battistrada per aprire il cancello. Nella via Loio c'è il semaforo. Di Gregorio è arrivato a passare, Bontate no. Di Gregorio è arrivato in campagna, aprire il cancello, Bontate appena arrivò al semaforo, mentre la ferma il semaforo, è morto poi Cilpare, Matrice all'incrocio, arriva a sorpassare. E quella sera, alla Favarella, la tenuta dei Greco, nelle campagne di Ciaculli, si festeggia, perché come annuncia Michele il Papa, il falco è morto. L'attentato aveva richiesto settimane e attenta preparazione e viene sostenuto da alcuni traditori interni alla famiglia Bontate, in primis dal fratello minore di Stefano, Giovanni, che ha raggiunto un accordo con i Corleonesi per succedere al fratello come nuovo capo della famiglia, e dal vicecapo di Bontate, Pietro lo Iacono. Bontate sapeva di essere in pericolo ed infatti aveva voluto festeggiare il suo compleanno in campagna per non esporre i parenti a pericoli, e solo persone a lui vicine potevano sapere i suoi spostamenti premurosamente celati. Stefano Bontate viene crivellato di colpi in via Loi dai killer inviati da Salvatore Riina. Riina ha avuto la meglio, è riuscito negli anni a isolare Bontate, a far crescere all'interno della sua stessa famiglia l'invidia verso quell'uomo così ricco e benestante. Stefano Bontate lo ha sottovalutato troppo. Totò Riina, essendo avvelenato e insidioso, ha ammazzato Stefano Bontate. Tutto qui. Stefano Bontate era uno stratega, quindi era importante colpire a lui. Perché? Perché se si colpiva qualche altro, allora noi a Stefano Bontate non l'avremmo preso più. Perché Stefano Bontate avrebbe fatto veramente la guerra. Ecco perché dico è stato un tiro al bersaglio, perché una volta che è morto Stefano Bontate il suo esercito si è sciolto come la neve al sole. Il patrimonio del Bontate, come le sue conoscenze politiche, finiscono nelle mani del Riina. Una cassa piena di denaro e preziosi, sotterrata con l'aiuto dei suoi uomini fidati, viene fatta sparire dagli stessi. Secondo il pentito Francesco Marino Mannoia, la moglie di Stefano Bontate, dopo l'uccisione di questi, aveva tentato invano di recuperare parte del suo patrimonio. Il cognato Giacomo Vitale cercò di recuperare parte dei soldi del Bontate travasati dalle banche sindoniane al Banco Ambrosiano di Calvi, ma non fece in tempo, scomparendo per Lupara Bianca Corleonese. E degli investimenti immobiliari al nord? E le decine di conti esteri? Che fine avranno fatto? Magari un giorno ne parleremo. Dopo la morte di Bontate, dopo la morte di Inserillo, ci venne comunicato che la commissione aveva deliberato che tutti coloro che erano coinvolti in quel programma di rivolta da parte di Bontate e Inserillo, comunque che volevano porre fine a questo potere dei Corleonesi, di essere ricercati e di essere eliminati in qualsiasi momento si trovassero queste persone, comunque fosse nella disponibilità degli altri uomini.